Il mondiale di Mordheim, quello che è uno degli eventi italiani più importanti per il wargame da tantissimo tempo a questa parte, che si terrà il 6 e il 7 settembre a Casale Monferrato, in Piemonte, provincia di Alessandria. Mordheim Italia ha fatto tantissimo per creare un evento, proprio per dare risalto al nostro hobby, ma anche al loro gioco specifico di Mordheim. Siamo qui con Dario, che è qui per promuovere l'evento e spiegarci un po' di cosa si tratta. L'evento del mondiale cade nello stesso anno del 25esimo anniversario della creazione e della divulgazione del gioco di Mordheim. Mi piacerebbe sapere, in primis, Dario, qual è il tuo ruolo all'interno dell'evento e cosa fai oltre che promuoverlo. Quindi parlaci un po' di te e poi di quello che sarà l'evento stesso del mondiale di Mordheim. Sì, allora, io sono Dario, conosciuto da molti come Greenforge, e scolpisco miniature, sia per la mia linea di modelli, sia per altre ditte, e sono da anni un admin del gruppo Made in Italia, e ci occupiamo appunto di far conoscere il gioco in Italia, e collaboriamo direttamente con il creatore originale del gioco, uno dei creatori, diciamo, il più importante, che è Thomas Pirinen. E tutti gli anni produciamo un'apposita campagna per chi vuole giocare insieme, diciamo insieme a noi, insieme al gruppo di Nord in Italia, e organizziamo una serie di eventi, solitamente collegati, di tornei, diciamo in tutta Italia, principalmente, essendo che noi siamo quasi tutti del nord, ci occupiamo più del nord e del centro. E che cos'è l'evento del mondiale? Semplicemente, dopo diversi anni che abbiamo organizzato, ehm, appunto una serie di eventi, il nostro evento principale, anzi i nostri 2 eventi principali erano, il Modern Play, che ora si chiama solo più Play, e il Milano War Games. Abbiamo deciso, visto che non ce n'era mai stato uno, di creare finalmente il mondiale, quindi il più grosso torneo mai esistito di Mordheim nel mondo. E siamo stati appunto comunque supportati anche dal creatore, sempre da Pirinen. Abbiamo ricevuto anche il supporto di uno degli scultori originali del gioco di Mordheim, da Diaz, che appunto crea una miniatura per l'evento. C'è il supporto mio e di altri sponsor, per varie cose, merchandising, miniature, premi e così via, e abbiamo deciso di creare questo evento. Bazzicando i social, comunque mi sono accorto che questo evento non è adatto semplicemente ed esclusivamente alle persone che giocano a Mordheim, perché ho notato che comunque ci sono tanti eventi paralleli, quindi massimo supporto per i giocatori, per l'hobby e tutto quello che potrebbe conseguirne. Quindi è un evento non solo promotore del gioco di Mordheim, ma un evento promotore anche dell'hobby in generale. Quindi questo come si riflette all'interno dell'evento? Assolutamente. Allora, durante l'evento avremo i tavoli demo, quindi sarà aperto e possibile per chiunque venire a provare il gioco, e ci saranno tutta una serie di eventi collaterali, anche non collegati al gioco, perché avremo un torneo di Blood Bowl, Ok? avremo dei workshop di pittura, fra cui quello di Massimiliano Richiero, un molto abile e noto pittore italiano della zona di Torino. E poi ci sarà il gruppo GDR, che ha preparato degli eventi a tema Mordheim di GDR, e poi ci saranno diverse dimostrazioni, alcune di scultura, altre in pittura e così via. Parliamo un po' di quello che è Mordheim Italia, perché molte volte mi trovo a confondermi con le parole nell'evento stesso. Invece di parlare di Mordheim, ogni tanto dico Mordheim Italia e così via, come se si sovrapponessero, ma non è così. Mordheim è il gioco, Mordheim Italia siete voi. Mordheim Italia, che cos'è? Siete un'associazione? Siete un'associazione senza fini di lucro? Siete un gruppo? Siete una community? Che cosa siete? Cos'è che vi spinge a portare avanti questo vostro gioco? Siamo una community tecnicamente. Difatti per questo evento in realtà ci appoggiamo al comune e all'associazione Uncommon, che è stata creata apposta, appositamente per questo evento, per gestire l'evento.
ma noi di base siamo una community. Okay, abbiamo parlato dell'evento, abbiamo parlato della vostra entità, del vostro gruppo, di quello che voi siete e vi fa veramente tanto onore spingere tanto, per aiutare Mordheim a restare a galla, perché parliamoci chiaramente, Mordheim comunque è un gioco che non è più supportato dalla casa madre, è un gioco che viene definito nell'ambiente morto. E quindi voglio capire, voi voi cosa provate a tenerlo attivo? Qual è la motivazione per cui proprio Mordheim deve essere supportato da voi? Che cos'è Mordheim per te? No, Dime è una diciamo, nell'ambito del wargame è un evento un po' particolare. Lo definisco un evento per una motivazione, perché diciamo che è una combinazione di cose. Allora, Mordheim è un gioco vecchio, non staremo a, girarci intorno, è un gioco con delle regole ormai che possiamo definire un po' antiquate. Quindi è sicuramente un gioco per persone in cui, va bene giocare un sistema di armamento un po' vecchio stile. Quindi su quello non ci piove. Però la vera forza di Mordheim è l'ambientazione più che altro. Questo diciamo dopo bomba fantasy, che è abbastanza unico nel suo genere e che ha molto, colpito e ha creato parzialmente diciamo la sua vena, la sua nicchia di grimdark nella parte fantasy, diciamo, del wargame. Una cosa che ha sicuramente fatto molto è il fatto che sia un skirmish con pochi modelli, quindi è, effettivamente semplice entrare nell'ambiente, e diventando non più, supportato, è diventato praticamente un gioco agnostico, perché ovviamente è bello giocare con le miniature dedicate o della ditta, o che della casa madre o delle ditte che, come me, producono appositamente per il gioco, pur non essendo ovviamente ufficiali. Però fondamentalmente non c'è un vincolo dato alla casa madre, che appunto non lo segue più, per usare determinati modelli, quindi si ha la stessa più o meno cosa di giocare a un gioco agnostico, purché le miniature rappresentino il cacciatore di streghe o il cultista o quello che stai giocando, va bene qualunque miniatura. Quindi anche con l'avvento della stampa 3D e di un sacco di ditte che producono anche miniature molto economiche in plastica, eccetera, è piuttosto facile entrare in un gioco con cui con 10 pezzi ho fatto la mia prima banda e gioco. Quindi è economicamente e anche a livello di sforzo artistico, diciamo, di sforzo modellistico, molto semplice. Quindi in quello sicuramente ha fatto molto. Poi ha fatto tantissimo il fatto che, anche se la casa madre non lo segue, comunque il suo creatore e anche alcuni artisti che hanno partecipato alla creazione del gioco hanno, continuato a seguire. Pirinen, che è appunto il game designer con cui noi collaboriamo, ha molto spesso prodotto, FAQ, errata, nuovo materiale in via, diciamo, del tutto gratuita, cioè l'ha fatto solo perché lui teneva al gioco, e facendo questo, ha aiutato a crescere la community internazionale. Formandosi un folto grosso gruppo internazionale, pian piano poi si sono creati dei gruppi nazionali come il nostro, che attualmente è uno dei più grossi, anzi a livello di numero puro probabilmente il più grosso. E da lì, il gioco si è tenuto vivo, cosa che non succede a altri giochi perché, una volta che la casa madre l'abbandona non c'è più nessuno a tenere su l'attenzione, diciamo, ed è normale che crolli, no. Noi abbiamo avuto questa fortuna fondamentalmente, ed è questo forse che è la vera forza di Mordheim, che comunque, è stato abbandonato ma non è mai morto. Ah, una cosa fantastica, che mi ricorda un po' quello che fu anche uno dei miei giochi preferiti, Il Signore Anelli, in cui nel momento in cui la casa madre mh, smise di supportarlo, fu la community stessa a tenerlo vivo con continui aggiornamenti, tornei ed eventi. Vorrei un attimo parlare di quello che sarà effettivamente l'evento, perché il torneo mondiale di Mordheim Italia è un torneo, quindi il torneo ha poco a che vedere con la narrativa, però
molte volte quello che hai citato tu è stato il comportamento narrativo di questo gioco, l'interesse narrativo, e la creazione narrativa di eventi, di missioni, cioè il gioco è prettamente narrativo, crei le tue storie, crei la tua banda e la fai salire di livello. Come fosse un gioco di ruolo in cui invece di gestire un personaggio gestisci un manipolo di eroi. Ma quindi questo solitamente ha poco a che vedere con un torneo. Però so che anche i tornei di Mordheim hanno un'impronta narrativa. Mi parli un attimo di questo? Noi ci teniamo a considerare Mordheim un gioco non competitivo, ma non nel senso che non ci sia comunque un po' di competizione, cioè è bello vincere, però il Mordheim non è un gioco pensato per essere competitivo, bilanciato e diciamo dare questa esperienza di torneo ai massimi livelli. È pensato più per essere un'esperienza di gioco, diciamo, comunitario, per passare una bella partita, più che una partita, diciamo, tesa e a vedere chi vince. Quindi anche nell'evento si riflette questa cosa qua. I scenari sono molto narrativi, sono fatti apposta per invogliare il gioco a rimanere su questo vene. Poi ci sono anche i giocatori competitivi, se a loro piace, è giusto che giochino così. L'importante è che tutti si divertano. Andiamo un attimo sull'autore. Thomas Spirinen è l'autore del gioco e hai già citato il fatto che abbia partecipato attivamente per aiutarvi a divulgare sia il torneo che effettivamente ha dato il suo contributo. Mi rispieghi un attimo come ha effettivamente contribuito, cosa ha creato per il torneo stesso? Sì, allora lui appunto collabora con noi già da anni, ha già creato per noi diverse cose. Per questo evento specificatamente ha completato un suo progetto, una sua banda che aveva cominciato a creare e pubblicato in maniera parziale anni fa, che è la Cursed Cavalcade, la cavalcata Ok. maledetta, e con il nostro aiuto noi ci siamo messi a fare i playtest, aiutarlo con le regole, dargli suggerimenti, lui lo ha completato. Ehm, io ho creato i modelli che andranno in Kickstarter in questi giorni. Ci sarà questa campagna su questa banda che verrà, che è stata fatta apposta e le regole sono state rilasciate adesso in questo giorno, ma poi verranno rilasciate una versione ben fatta, impaginata e definitiva per il mondiale. E oltre a questo è stato fatto un dramatis persona. I dramatis persona, per chi non è avvezzo a Mordheim, sono dei personaggi speciali, che è stato scolpito da Diaz, appunto uno degli scultori originali del gioco, e, e che sarà dato in edizione limitata solo ai giocatori e allo staff del mondiale. La cosa bella è che anche la community partecipa, c'è grazie al sito Broaim, che comunque ha aiutato molto alla crescita della community, si possono trovare un sacco di bande, sia diciamo ufficiali nel termine che intendiamo noi, cioè accettate come universali dalla community, sia fan-made di diverso livello diciamo di bilanciamento. Sono ordinate con un sistema abbastanza chiaro e preciso sul sito. eh, e grazie a questo, e grazie appunto a queste bande che sono state rilasciate appunto dal creatore, ad esempio in collaborazione 2 anni fa, sempre con il creatore, è stata fatta una banda specifica di veterani delle giungle di Lustria, con le regole, e anche questa è considerata tra virgolette ufficiale perché è stata fatta dal creatore. Quindi con queste cose si mantiene viva anche l'attenzione dei giocatori, perché comunque è sempre bello, lo sappiamo, avere la novità, cioè ogni persona che gioca a Wargame, quando vede il codex nuovo, il libro nuovo degli eserciti, l'articolo con l'unità nuova, è felice, cioè non c'è, non c'è molto da dire, cioè, sono quelle cose che tengono vivo l'hobby. Bene, abbiamo fatto uno excursus di quello che è l'evento. Ora mi preme far sapere a chi ci ascolta come approcciarsi per la prima volta a Mordheim. Abbiamo parlato dell'evento, abbiamo parlato di in soldoni e più o meno cosa tratta il gioco di Mordheim, abbiamo parlato di quello che è la tua partecipazione e quello che è la partecipazione degli autori. Però, se una persona adesso fosse interessata e abbia interesse a iniziare Mordheim,
spiegami per filo e per segno come ci si può introdurre al gioco. Cioè, se io fossi una persona a cui devi spiegare dove trovare tutto il necessario per giocare a Mordheim, per introdurmi a Mordheim, oltre ovviamente a trovare una sede di gioco dove lo giocano, io come faccio a iniziare? Dato che comunque, come abbiamo detto, è un gioco morto, quindi non più supportato, quindi non lo trovi in vendita. Come faccio a muovermi? Benissimo, allora ci sono 3 canali principali. Il primo, se ovviamente un giocatore di cui stiamo parlando è italiano, è il gruppo di Modern Italia. Abbiamo sia Facebook che Instagram e sui nostri canali si possono scaricare la maggior parte delle regole e delle bande in italiano. L'anno scorso abbiamo tradotto anche alcune ambientazioni specifiche sempre per Mordheim che non erano mai state tradotte in italiano e finito di faccare, correggere con errata varie un sacco di bande. Poi in secondo la community internazionale, su cui comunque si trova più o meno tutto, e ovviamente il sito che ho detto prima, che è praticamente il repository principale di tutto il materiale di Mordheim, contiene tutto quello che è ufficiale e il 99% di quello che è fan made, inclusa la roba che facciamo noi, ovviamente però è tutto in inglese. Però da lì si può trovare tutto diviso in PDF, molto ben ordinati, tutte le bande, i personaggi speciali, i mercenari, le regole e tutto quanto. Grazie mille, molto esaustivo. Ovviamente se ci sono persone interessate, tutti i link sono in descrizione e a questo punto, se hai qualcosa da dirci tu per andare a completare questo panorama dell'evento, siamo tutto orecchie. Cosa posso dirvi? Allora, parlando del mondiale, allora posso innanzitutto darvi un po' di numeri. Vai. Abbiamo al momento circa 120 iscritti, abbiamo ancora posto per una quindicina di giocatori, ehm, e questo è per l'evento principale. Poi avremo un torneo di Blood Bowl da circa 40 giocatori, più tutti gli eventi collaterali. L'evento si svolgerà su 2 giorni, ovviamente noi saremo lì già dal giorno prima per montare e così via. La location, come l'hai detto tu, è il castello di Casale Monferrato, che è un castello bellissimo, io ci sono già stato, e per chi volesse venirci a trovare è comodissimo, facile da raggiungere, c'è parcheggio, il posto è bello, merita e in zona si mangia da Dio. Che è Che una è cosa importante, è sempre importantissimo. sempre fondamentale, esattamente. E poi, vi ho già detto più o meno che le attività appunto secondarie, appunto ci saranno anche diversi stand Ti hai dimenticato il vestito? commerciali, ci sarà uno Poverino, stand con il nostro che merchandising. Per figura! l'evento abbiamo fatto le magliette, le spille, i dadi e ci saranno anche alcune cose che ancora dobbiamo finire e quindi comunque sarà un bell'evento anche da vivere, non solo per i partecipanti. Ehm, Abbiamo giocatori da tutto il mondo, vengono giocatori dall'Australia, vengono giocatori dall'America, adesso non mi ricordo più il numero di nazionalità, ma mi pare 40 nazioni diverse. Fantastico. Che bella Non sono mail mi è sicuro se era arrivata. 38 forse, Bella mail, circa 40, Sara. Bello. mettiamola. Mi ha appena scritto la chef Mettiamola lì della e quindi rivista Red Bull siamo Rumble. fieri del No, lavoro mi mandano fatto. oggi stesso secondo Ci siamo molto contenti anche della collaborazione appunto con lo scultore Joan Diaz e io lo con sfondo. Pirinen. Ehm, s Speravamo anche di avere come ospite John Blanche, ma purtroppo per motivi di salute ormai è impossibile farlo Certo. muovere. E e niente, cos'altro si può dire? Delle iniziative ne abbiamo già parlato, c'è la campagna di Kickstarter, per chi volesse supportare anche solo l'iniziativa, tramite i nostri canali su My Mini Factory ci sono dei file di alcuni scenici che si possono acquistare per supportare il torneo, il ricavato andrà in premi e così via. Per chiunque fosse interessato a partecipare come commerciante o come sponsor,
i nostri contatti penso saranno messi in qualche parte o in descrizione, non hai idea? Assolutamente, assolutamente troverete Perfetto. tutto in descrizione. Io Dario ti ringrazio tantissimo, credo che qui abbiamo finito, non ci sia più niente da raccontare in merito all'evento del mondiale di Mordheim organizzato dal gruppo di Mordheim Italia. Grazie tantissimo per quello che fate per l'hobby italiano e spero che questo video possa aiutarvi un po' a diffondere quello che è l'evento. Detto questo, ci vediamo a Casale Monferrato, ricordate ragazzi 6 e 7 settembre non perdete l'evento al Castello di Casale. Tutti i link sono in descrizione in modo che voi possiate esattamente sapere come comportarvi, conoscere di più dell'evento, iscrivervi e qualsiasi cosa voi possiate fare. E non dimenticatevi di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sul Wargame in Italia, perché solo insieme possiamo far crescere questo fantastico hobby.